Ciao a tutti, sono Natalia Cattellani e oggi voglio condividere con voi la ricetta delle zucche con sorpresa. Ma prima di vederla, sigla! Le ricette di Natalia sono sempre una garanzia. Queste zucchette sono molto semplici da preparare perché utilizziamo un avanzo di torta già pronta, quindi questi ciambelloni oppure anche dei tortini, dei muffin. Certo, se sono al cacao sono più golose, se vi avanzano delle torte chiare basterà aggiungere un pochino di cacao quando andrete ad impastare tutti gli ingredienti, perché poi basterà aggiungere un po' di formaggio spalmabile e un po' di confettura a piacere per ottenere un impasto che andremo a racchiudere dentro alla pasta sfoglia. Come vedete, tutto molto semplice, ma vediamo come si preparano. La prima cosa che dovete fare è quella di congelare le piccole porzioni di Nutella, quindi servendovi con 2 cucchiai le adagiate su un foglio di carta da forno appoggiata su un vassoietto e una volta ottenute quelle 16-18 porzioni, via, queste vanno nel freezer. Prendiamo gli avanzi della nostra torta al cacao e andiamoli pian piano a sbriciolare. Dovremo proprio ottenere uno sbriciolamento bello fine. Ecco qui. E adesso siamo pronti per andare ad aggiungere gli ingredienti che andranno ad amalgamare il tutto, quindi il formaggio spalmabile, un pochino di zucchero a velo e iniziamo quindi a lavorare con il cucchiaio. Poi a seconda dell'umidità del vostro dolce andremo poi ad aggiungere la confettura che io ho scelto di albicocca, ma potete mettere anche quella che preferite, anche una bella marmellata d'arance. Ecco, aggiungetene un po' alla volta perché vi rendete conto man mano del grado dell'umidità raggiunta. La nostra Nutella è pronta, bella ghiacciata, e adesso andiamo a formare delle palline. Facciamo un incavo all'interno e poi andiamo, vedete com'è semplice, a mettere dentro la porzione di Nutella. Non ci sporchiamo, è tutto pulito e facciamo tutte le nostre sfere. Io per farle uguali ho utilizzato il porzionatore qua di gelato, quindi procedete fino all'esaurimento del vostro impasto. Chiudetele bene, fate una leggera pressione con le mani e voilà! Ne ricaverete da questa dose, circa in base anche alla grandezza che decidete di fare, 16-18 palline. Adesso prendete la pasta sfoglia, la suddividete in tanti rettangoli. Io per ogni foglio ho ottenuto 8 rettangoli, quindi per le mie 16 porzioni, per le mie 16 zucchette, e appoggiate, andate ad incartare praticamente ogni pallina con il rettangolo di pasta sfoglia, chiudendo bene alla base, vedete, così come faccio io, a raccogliere bene tutto. E anche di queste continuiamo fino ad esaurire tutte le nostre porzioni. È un lavoro che dovrete fare abbastanza velocemente perché sapete, quando la pasta sfoglia si riscalda poi appiccica. Ecco qui. Prendete adesso uno spago e andate a formare la vostra zucca, cioè a fare le fette della zucca, sapete, gli spicchi, ecco, mi è venuta la parola. Quindi fate il giro con lo spago senza stringere troppo, annodate in modo che quando la pasta sfoglia si gonfierà, i solchi dello spago formeranno i vostri spicchi, gli spicchi della zucca. Adagiateli su una teglia ricoperta di carta da forno, lucidate con l'uovo e spolverate poi con un pochino la superficie con lo zucchero semolato. Dopo una cottura a 180 gradi per circa 20 minuti, ecco, prendete le vostre zucche, le lasciate intiepidire e andate a togliere lo spago. Inserite al centro un bastoncino e la zucca è pronta. Guardate che carine, io come bastoncino ho usato dei bastoncini di alloro. Vi faccio vedere l'interno con il cuore morbido di Nutella. Eccole qua. Semplici, no? Bene,
Vi è piaciuta la ricetta? E adesso io vi lascio con dolcetto o scherzetto? Se vi è piaciuta la ricetta, vi invito a mettere un like qui sotto il video, a condividerlo e ad iscrivervi alla mia pagina. Grazie!